Perché nel 2000, l'ultima volta che il mercato fece ciò che ti sto per mostrare adesso, il Nasdaq crollò dell'80%. E oggi sto guardando gli stessi identici segnali. Quindi la domanda non è dovrei investire in AI, ma piuttosto che cosa dovrei fare ora per proteggere ciò che già ho. E per rispondere a queste domande dobbiamo ancora una volta andare a guardare il passato. In particolare useremo il 1998. Bene, è il 1998. Il mondo è letteralmente in delirio per la grande rivoluzione che è arrivato proprio in quegli anni, internet. Nuove aziende spuntano dal nulla come funghi, l'importante è che al loro nome aggiungano un .com alla fine. E tutto diventa immediatamente tech, tutto diventa internet. Gli investitori si convincono di aver trovato finalmente la gallina dalle uova d'oro e di fare letteralmente montagne di soldi senza fare un cazzo, stare seduti lì e lasciare che il trend li faccia diventare milionari. Bene, per 2 anni effettivamente sembra andare proprio così. Qualsiasi azienda con un .com nel nome, qualsiasi azienda lontanamente collegata al trend di internet fa letteralmente fare un sacco di soldi. Poi però arriva il 2000 col suo schiaffone di realtà e il Nasdaq crolla dell'80%. Solo il 48% delle aziende .com sopravviverà. E chi ha messo tutto lì, chi è andato all in, si ritrova col culo per terra. Ora, la cosa fondamentale da comprendere è che internet era effettivamente una rivoluzione. Oggi stiamo parlando grazie proprio a quell'internet lì. Oggi la nostra vita è su internet. Quindi effettivamente quell'internet era ed è una rivoluzione. La tecnologia era reale, Amazon esiste ancora, Google esiste ancora. Il problema era che l'entusiasmo speculativo aveva gonfiato letteralmente le quotazioni di qualsiasi azienda, efficiente o meno che fosse. Quindi la tecnologia, il valore sottostante era buono, ma i prezzi erano schifosamente alti, erano assurdi. Quando la realtà bussa alla porta, ecco che il mercato corregge e lo fa con violenza. Oggi con l'AI la musica non cambia, è la stessa. E non importa tutti quei cazzoni online che dicono no, la AI non è una bolla, è il futuro, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, l'AI sarà il futuro, ma con i dati che ti sto per mostrare adesso, scoprirai che un conto è il valore e un conto è il peso, il prezzo che si dà a quel valore. Quindi tutti quelli che dicono questa volta è diverso, e lo so che l'avrai sentito 1000 volte, e magari l'hai anche pensato tu, ma sì dai, questa volta è diverso. Gli utili ci sono, cioè sta cambiando, non è la stessa cosa. Ecco, ricordiamo la frase di Templeton, questa volta è diverso, sono le 4 parole più costose nel mondo degli investimenti. E tecnicamente il video potrebbe anche essere già chiuso qui, perché basta questo per farti comprendere e allarmare su ciò che sta succedendo. Però io sono pignolo, sono dettagliato e quindi ti porto ora tutti i dati, perché è solo con i dati che possiamo trarre conclusioni, ovviamente, su ciò che succede là fuori in questo mondo distopico. Partiamo quindi dai magnifici 7 e dalla nostra esposizione. La mia, la tua, quella di tutti. Parliamo di numeri, perché qui non si tratta di numeri, si tratta del tuo portafoglio. Qui non puoi permetterti di sbagliare. Abbiamo 7 aziende: Amazon, Microsoft, Google, Meta, Apple, Tesla, Nvidia. Queste 7 aziende insieme rappresentano oltre il 33% dell'intero S&P 500. L'indice probabilmente più comprato da tutti gli investitori passivi in ETF che probabilmente anche tu avrai in portafoglio. Bene, il 33% è un numero ridicolo, è alto. Troppo alto, una concentrazione veramente importante. Significa che se hai un ETF americano, più di un terzo del tuo portafoglio è su queste 7 aziende qua. E queste 7 aziende insieme hanno investito 330 miliardi di dollari in un solo anno, il 2025, proprio nell'AI. Sono massicciamente esposte nell'AI. Mettiamo quindi in fila un po' di dati. Allora, partiamo da Tesla, investito 5 miliardi, Apple 10,7 miliardi, Meta 60 miliardi, Google 75 miliardi, Microsoft 80 miliardi e infine Amazon 100 miliardi. Questi sono i numeri. E per darti un'idea della scala di grandezza, 330 miliardi sono più del PIL della Finlandia, come ho detto, e del Portogallo. Una cifra enorme. Parliamo dell'intera produzione di 2 stati. Ma non si ferma qui, ti do un altro dato. Perché si stima che entro la fine del 2026 questa somma possa raggiungere 500 miliardi di dollari. E l'energia, perché questa è una parte importante, costi energetici per mantenere in piedi tutta sta baracca qua, si stima che entro il 2030 toccheranno i 3 trillion di dollari. Ma perché queste aziende stanno investendo così tanto e tecnicamente anche in perdita? Perché molti di questi investimenti hanno un ritorno più sul medio-lungo termine piuttosto che nel breve. Perché quindi bruciare letteralmente miliardi su questa roba qua? Perché il Fondo Monetario Internazionale ritiene che il 60% dei lavori nei paesi sviluppati saranno guidati da automazione. Quindi chi vince questa corsa prende tutto. Ma su questo concetto ci torniamo tra poco. Prima dobbiamo vedere il nostro nemico in questo caso, cioè dobbiamo
aprire il vaso di Pandora e guardare che cazzo c'è là dentro. E là dentro c'è un meccanismo che è fuori di testa. E una volta che lo comprendi, capisci perché parlo di bolle. Quindi vediamo come funziona sta dannatissima macchina. Abbiamo Microsoft che dà ad OpenAI, l'azienda dietro ChatGPT, 58 miliardi di dollari in finanziamenti. OpenAI usa parte di quei soldi per pagare i server di Microsoft. Facciamo finta 10 miliardi. Microsoft usa questi soldi per comprare chip a Nvidia. Nvidia reinveste questi soldi in OpenAI. OpenAI a sua volta reinveste in Microsoft, che reinveste in Nvidia, che reinveste in OpenAI e il ciclo si ripete ancora. Questa è una base. In realtà poi da qua si espande, come puoi vedere in questa foto, e diventa veramente tutto un gran casino. Il problema qual è? Il problema è che ognuno di questi passaggi di denaro fa aumentare i ricavi. Fa aumentare i ricavi nel bilancio, quindi appare che queste aziende stiano facendo un sacco di utili, un sacco di soldi. Quindi più ricavi, più soldi che arrivano dagli investitori che dicono wow, stanno facendo un sacco di soldi, la IA è rivoluzionaria, che figo, investiamo, entrano soldi che vanno di nuovo a finire in questo circuito e tac si alimenta gonfiando a livello speculativo tutta la fiera. Ma la realtà dei fatti è che è un po' come se io ti pagassi 1.000 euro per riempirmi un bicchiere d'acqua, poi tu mi ripaghi 1.000 euro per svuotare quel bicchiere d'acqua. Io ti ridò 1.000 euro per riempire nuovamente quel bicchiere d'acqua e tu me ne dai di nuovo altri 1.000 per svuotare quel bicchiere d'acqua. A fine giornata abbiamo entrambi ricavi di 2.000 io e 2.000 tu. Ma la realtà è che si sono mossi solo 1.000 euro. Si sono semplicemente spostati da me a te. Hanno prodotto un bicchiere d'acqua svuotato e riempito, d'accordo, dobbiamo contare che qua in mezzo c'è comunque una produzione, c'è la creazione di qualcosa, ma i bilanci mostrano dei ricavi gonfiati. In realtà il vero volume di denaro è stato molto inferiore rispetto a quello che vediamo. E ancora, giusto per buttare un po' di carne al fuoco, OpenAI ha di recente firmato un accordo di ben 300 miliardi di dollari con chi? Con Oracle. Oracle ha annunciato che spenderà decine di miliardi in che cosa? In chip di Nvidia. Nvidia ha così promesso di investire fino ad altri 500 miliardi in OpenAI, ma solo se OpenAI continua a comprare i suoi chip. Cioè, ti pago per comprare da me, sostanzialmente. Ma quanto cazzo bisogna essere malati? E quanto bisogna essere stupidi per non rendersi conto di quello che sta succedendo. Vabbè, in tutto questo chi sta vincendo? Beh, sta vincendo Nvidia, che è un po' al centro di tutto questo marasma di scambi e intrallazzi vari tra varie aziende. Infatti da quando è uscito ChatGPT, Nvidia, il suo titolo, è salito del 1600%. Vende praticamente chip a tutti e compra tutti i titoli che li comprano chip. E questo ci porta al nostro problema centrale. OpenAI è oggi valutata 500 miliardi di dollari. Il problema è che ha di ricavi appena 12 miliardi. 500 miliardi di valutazione, appena 12 miliardi di ricavi. E perde soldi ogni mese per investimenti, quindi crescita, sviluppo, ricerca e tutta sta roba qua. Quindi è un'azienda che sta bruciando soldi oggi nell'aspettativa che un giorno guadagnerà. Esattamente come successe con la maggior parte delle aziende nel 1998, proprio prima il crollo, il crash della bolla .com. E allora andiamoci a vedere sti 4 segnali. 4 segnali che ci dicono wey, questa è una cazzo di bolla. Vuoi sapere perché sono convinto che ci troviamo in una dannatissima bolla? Bene, qua ci sono i 4 motivi. Il primo, sopravvalutazione. Noi italiani siamo bravi a scrivere parole di 25 km. Però già la parola lunga così ci dà un senso di quanto sia sopravvalutata la cosa. I multipli oggi sono assurdi rispetto ai valori reali. Molti titoli sono 50, 100 volte addirittura valutati rispetto il valore che producono, i ricavi. Quindi in altre parole, se oggi investissi dei soldi in una di queste aziende, probabilmente al valore attuale dovrei probabilmente aspettare 50 anni per rientrare con gli utili che produce del mio investimento. Ovviamente se investo in qualcosa è perché credo che nel tempo vada a crescere, e questo direi che è un po' l'ABC degli investimenti. Ma ciò non toglie che oggi le quotazioni sono spropositate rispetto al valore reale che quel business produce. Secondo punto, i ricavi artificiali. E questo è un secondo punto, ricavi artificiali, un secondo punto da aggiungere a quello della sopravvalutazione, perché noi il calcolo della sopravvalutazione lo facciamo su che cosa? Lo facciamo sui ricavi che vediamo, i ricavi attuali, ma là in mezzo ci sono ricavi gonfiati, come ti ho mostrato prima, quindi peggiora ulteriormente la cosa. 3. Mania geopolitica. Tensione USA-Cina. Chi non investe in AI resta indietro ed è un povero coglione. Questo è quello che dicono, la narrativa che viene venduta. Che cosa fa
Questa narrativa crea panico verso l'acquisto. Cazzo, dobbiamo acquistare, non possiamo rimanere indietro, questa è l'opportunità della vita, diventeremo tutti ricchi, non possiamo permetterci di sbagliare, di perdere. E quindi tutti come poveri scemi corrono dietro a questa enorme onda. Ma attenzione, questa è un'enorme onda. La differenza sta nel posizionarsi con criterio piuttosto che in preda alle emozioni. Quindi scremare dati da emozioni. E quarto, questo probabilmente è il punto più importante, è quello che nessuno si caga, il data wall. Questo probabilmente penso sia il punto che neanche tu forse hai mai sentito. Mentre bene o male sopravvalutazione e altre cose si sentono, il data wall è un punto reale, importante, ma che non viene minimamente guardato. La I impara dai dati. Lì si dà in passo dati e la I apprende. Libri, articoli, ricerche, conversazioni, video, tutto quello che l'uomo ha prodotto nella sua intera esistenza in secoli di storia, ecco, quello è il pacchetto di dati che noi possiamo dare alla I per apprendere. Dov'è il problema? Beh, che entro il 2027 la I avrà praticamente consumato l'intero archivio di internet. Ogni singolo dato conservato su internet sarà stato consumato dalla I. Ecco perché si parla di muro di dati. No, è un po' come una scala che tu man mano che sali credi che salirà all'infinito, ma a un certo punto arrivi e finiscono i scalini, te ne rimangono due. Ok, e adesso? Se queste aziende non trovassero un modo per scalare ulteriormente oltre questo limite, che è un limite strutturale importante perché significa questo è il sapere dell'uomo, siamo arrivati qui, oltre questo non possiamo scalare, non possiamo nutrire queste AI. Ecco che la crescita quindi inizia a rallentare e la bolla o inizia a sgonfiarsi o scoppia del tutto. L'unica soluzione è sintetizzare nuovo sapere utilizzando proprio l'AI. Ma questo è un processo, nonostante l'AI sia molto veloce, che comunque è più lento rispetto al consumo, alla velocità di consumo che ha mediamente una AI. Questo potrebbe in un certo senso fare tappo. Un altro problema potrebbe essere il tappo strutturale. Come ho mostrato in questo vecchio video qua, che ti lascio qua sotto perché è ancora attualissimo, c'è un tappo anche a livello produttivo per tutto ciò che serve all'AI. Quindi di fatto ci possiamo trovare in una situazione similare a quella delle .com, con una differenza però, che la maggior parte dei titoli che crollarono clamorosamente durante la bolla appunto delle .com e che non si ripresero mai più, scomparvero, erano titoli che effettivamente non stavano producendo niente. Erano titoli che avevano messo il .com, si erano quotati, ma facevano letteralmente cagare. Anche se OpenAI brucia soldi, ha dei ricavi bassissimi rispetto al valore di mercato, comunque c'è da dire che oltre 700 milioni di persone a settimana utilizzano il suo servizio. Quindi non stiamo parlando di siti web con nomi assurdi e impronunciabili che non hanno mai fatto un euro in tutta la loro carriera. Stiamo parlando di servizi che sono effettivamente utilizzati ogni giorno. Quindi c'è una tecnologia concreta e potente dietro tutta questa roba qui. Questo però non la protegge da una bolla speculativa, fatta di eccessivo entusiasmo verso questa potenza. Se la bolla esplode e tutto crolla, non crolla l'AI, così come non è crollato internet, ma crolla l'euforia, le valutazioni folli dietro l'AI, che sono due cose totalmente diverse. Perché come ho detto, visto che viviamo in un mondo fatto da psicopatici e distopico, il valore reale delle cose non sempre va di pari passo col loro prezzo, anzi, quasi mai. Quindi, parliamo di scenari concreti, perché questo è ciò che ci riguarda poi più da vicino. Cioè abbiamo visto tutti i numeri, tutti i dati, ok, ma che cavolo significa sta roba qui per il mio portafoglio? Che devo fare? Dunque, se le aziende AI non riescono a monetizzare velocemente, quindi aumentare drasticamente i flussi di cassa, gli investitori a un certo punto si romperanno le palle e inizieranno a vendere. Quindi non è così impossibile che i magnifici 7 vengano magari scontati del 40 o del 60% rispetto al prezzo attuale, come successe peraltro nella bolla del 2000. Il tuo ETF S&P 500 cala di conseguenza. Qualsiasi ETF che le contenga cala di conseguenza. Quindi se hai investito 50.000 euro in S&P 500, potenzialmente potresti ritrovarti con 30-35.000 euro. Statisticamente il mercato si riprende, però questo è uno dei potenziali rischi a cui puoi andare incontro. Scenario 2, la I mantiene le sue promesse. I profitti arrivano, ChatGPT attiva, che ne so, le pubblicità, iniziano a scalare e quindi le valutazioni vanno piano piano a giustificarsi al valore reale nel tempo. Quindi il tuo portafoglio è salvo e guadagni un po' di dindini. Il problema è che nessuno sa quale dei due scenari si verificherà. Nessuno sa se siamo all'apice di una bolla che sta per esplodere o se riuscirà effettivamente tutta questa narrativa ad andare a matchare con i prezzi e le valutazioni che ci sono attualmente e quindi crescere. Quindi, cosa facciamo concretamente? 3 mosse. 1. Non vendere nel panico. Prendi quel ditino che sta per schiacciare sell, piegalo e mettilo in tasca. Tranquillo. Calma, non vendere nel panico perché non ha senso farlo. Piuttosto resta concentrato per vedere che cosa succede. E ovviamente seguimi sul canale perché porto aggiornamenti. Qui dovresti vedere un pulsantino rosso, cliccalo e ti iscrivi.
2. Se sei esposto a S&P 500, non liquidare nel momento in cui i mercati calano dicendo ecco è iniziata la bolla, devo scappare. No, storicamente come ho detto il mercato tende a riprendersi, ci vuole magari del tempo, però tende a riprendersi. Non significa che sarà ancora così per sempre, perché ciò che è successo non è sinonimo di ciò che succederà, però quantomeno è probabile che succeda. Chi vendette tutto nel 2000 cristallizzò perdite, chi rimase investito comprò i minimi, nel tempo ha recuperato e ha guadagnato. La parola chiave è, come al solito, diversificazione. Qui non stare oggi al 100% sul mercato americano, ma guarda anche agli altri mercati come quelli emergenti, come anche quelli di noi poveri scemi qua in Europa, che nonostante non siamo proprio il top nel mondo, abbiamo comunque una produzione importante e comunque continuiamo a stampare utili. Non concentrarti solo sul tech, ma diversifica anche su altri ambiti. Altri ambiti che magari se il tech non dovesse andare così bene, possano compensare. Io per esempio non uso un S&P 500 standard, poi magari sbaglio, però io mi trovo bene così, quindi faccio così. Io uso un S&P 500 equal weight. Che cosa fa? Va a dare sostanzialmente lo stesso peso a tutte le partecipazioni dell'S&P 500. Quindi non ho un sovrappeso sulle magnifiche 7 o sui top 10 titoli dell'S&P 500, che sono tutti tech praticamente, ma sono soppesato nello stesso modo, quindi distribuito, diversificato meglio su tutto il compartimento americano. Guadagno meno, ma tecnicamente perdo anche meno. Poi vado a bilanciarlo con una briciola speculativa nel Nasdaq, che è ultra focalizzato ovviamente sul tech e quindi va ad aggiungere quel leggero brio, quella leggera nota di sana speculazione al mio equal weight, più poi tutto il resto che magari farò un video se ti interessa con quello che c'è nel mio portafoglio. Ancora una volta non copiarmi, perché il mio portafoglio con la mia quantità di denaro, con la mia strategia è fatta appunto cucita su di me, ognuno deve farsi poi la propria. Questa è la regola base nell'investimento e lo ripeterò alla noia. Seconda mossa, rafforzare gli asset reali, come per esempio l'oro. Non parlo di ETF sull'oro, parlo di oro fisico, reale, tangibile, che non è congelabile, non dipende da nessun sistema specifico e si è dimostrato che in ogni correzione violenta degli ultimi 50 anni l'oro ha tenuto botta o è salito. Quindi può essere un hedge importante da avere in portafoglio. Si stima tra un 8 e un 15% di allocazione per avere il top del beneficio. Poi ognuno, ancora una volta, si fa i conti in tasca e ci mette quello che gli pare. Bitcoin, che è ultra dibattuto, però per me è un altro di quegli asset che ha senso usare per diversificare il portafoglio. È volatile, non è adatto a chi soffre di cuore, non regge l'emotività e i sali scendi del mercato, ma in uno scenario di svalutazione monetaria, per quelli che sono i pochi dati che abbiamo raccolto in questa poca vita di Bitcoin, ha dimostrato di essere un hedge interessante. Quindi con una piccola quota in portafoglio in realtà si possono spingere gli utili di un bordello. Immobili, se hai la capacità di acquisire immobili / terreni, rimangono un asset rilevante. Anche questo concreto, questo a differenza dell'oro e di Bitcoin genera anche reddito, se ovviamente fatto in un certo modo, però tendono a proteggere dall'inflazione tecnicamente, poi nella pratica dipende sempre dove compri l'immobile, quindi ci vuole un minimo di esperienza, non è che vai e compri immobili a caso, ecco, ma così come non lo fai con nessun asset. Terza mossa, questa secondo me è la più importante in assoluto, aumenta il tuo reddito. Questo è da sempre stato il mio punto focale, io mi sono sempre concentrato qui, perché è qui che ho più controllo rispetto a cosa faranno i mercati. Io non ho idea, io metto i soldi, poi Trump si spara le sue cazzate, il mercato crolla o sale, e poi fanno un po' di guerra, e poi rompono le palle con le pandemie, e poi rompono le palle per un'altra roba. Insomma, i mercati sono sempre turbolenti e in balia di decisioni altrui. Il nostro reddito invece è qualcosa su cui noi abbiamo controllo. Ecco perché questa dovrebbe essere la parte più importante, soprattutto per chi mi dice io voglio diventare ricco. Non puoi diventare ricco seguendo quello che dicono gli altri sui tuoi soldi, quindi investendo e basta, a meno che non hai un botto di soldi. Ma puoi diventare ricco agendo tu, quindi avendo il controllo su ciò che fai. L'unica cosa su cui puoi avere controllo, indovina un po', è il tuo reddito, il come aumenta in base all'attività che fai. Più reddito generi, più denaro da investire hai. Incredibile, no? Eppure nessuno si caga a questa parte. E a proposito, lasciare i soldi sul conto corrente lì a marcire, oggi sappiamo che non è una scelta proprio intelligente, ma anzi è una perdita matematica sicura, perché l'inflazione si mangia il nostro capitale. Quindi anche il denaro che possiedi deve generare qualcosa. Puoi farlo con i semplici conti rendimento, quelli che ti danno un 2, 3, massimo un 4% all'anno, utilizzare le obbligazioni, ma spesso devi bloccare i tuoi fondi a lungo, oppure soluzioni con un leggero grado di rischio in più, ma con un ritorno molto più alto. Sto parlando per esempio del P2P lending, cioè dei prestiti. Infatti noi possiamo attraverso degli intermediari prestare denaro ad attività o a persone e in cambio ottenere degli interessi. Io per esempio tra tutte queste piattaforme che sto testando nel P2P lending sto utilizzando maggiormente i5 perché è una di quelle che mi ha colpito di più, un po' per il suo storico e un po' per la comodità e la semplicità di utilizzo. Il vantaggio qui è la prevedibilità, perché tu sai che stai prestando X fondi e ti torna tra un 12 e un 14% annualizzato.
Ovviamente non tutto è oro ciò che luccica, bisogna sempre essere consapevoli dei rischi e in questo caso i rischi sono due. Il primo, i riceventi del prestito non ripagano il prestito e in questo caso i5 si fa da garante restituendoci i fondi qualora succedesse una cosa del genere più gli interessi. Ad oggi comunque il 100% dei prestiti effettuati con i5 sono stati effettivamente ripagati. 2. Il rischio di controparte, che questo è un rischio comune quando utilizziamo piattaforme terze per gestire le nostre finanze, che siano piattaforme di P2P lending, che siano broker, exchange o appunto qualsiasi intermediario nell'ambito di servizi collegati ai nostri soldi. E la mia strategia qua su i5 è quella appunto di ridurre il rischio. E come lo riduco il rischio? Beh, vado a gestire i vari prestiti che faccio. Io vado a sparpagliare i prestiti su più fronti, utilizzando in particolare le strategie automatiche. Le strategie automatiche sono semplicemente delle strategie che mi permettono con la piattaforma di andare a selezionare in automatico i prestiti da fare. Posso decidere quindi quanto capitale totale dedicare, se io ad esempio qua ho depositato 1000, posso scrivere 1000, poi quanto dare minimo e massimo per ciascun prestito, il minimo qua è 10 per ciascun prestito, quindi c'è un'alta flessibilità. Vado a selezionare tutti gli originatori del prestito, quindi tutte le varie aziende che posso usare appunto per il prestito, quanto tempo e poi interest rate io metto tra un 10 e un 30%. Si reinveste e poi creo il portafoglio e lui semplicemente va in automatico. Tutti gli interessi poi me li vedo direttamente accreditati sul mio conto. Quindi no, non è una bacchetta magica, no, non è privo di rischi come ho già detto, ma è sicuramente uno strumento interessante da approfondire secondo me e aggiungere al proprio arsenale di strumenti per generare entrate passive. Ah, e a proposito, con il link che ti lascio qua sotto in descrizione hai un bonus dell'1% per i primi 30 giorni di utilizzo della piattaforma. In più, spoiler, è previsto per settembre l'aggiunta di un mercato secondario che ci permette di scambiare prima della scadenza i prestiti che abbiamo comprato con altri utenti. Quindi magari ho preso un prestito a 40, 50, 100 giorni, ne sono passati solo 10, ma ho bisogno di quella liquidità, bene, potrò andare a vendere quel prestito ad un altro utente, quindi cederglielo. Qua sotto ti lascio il link per dargli un'occhiata. Ora torniamo al nostro video. Il crollo non è mai un disastro per chi ha liquidità da poter investire. Il crollo è un disastro per chi va all in, vede tutto crollare e non ha liquidità per entrare. Ecco, in quel caso ti senti un povero coglione che hai fatto una cazzata. Chi ha liquidità invece non vede il crollo come un oddio, panico, sono un pirla, non dovevo investire, ecco me l'aveva detto mia nonna che non dovevo investire e tutte queste palle qua, ma semplicemente vede un'opportunità perché ho liquidità e posso permettermi di restare in perdita perché non è da lì che dipende la mia vita, è dal reddito che genero, dal flusso di cassa che genero. Quindi se hai paura che i tuoi investimenti si dimezzino perché ho investito 100.000 euro, ho paura che diventino 50.000, bene, guadagnane altri 50.000, aumenta il tuo reddito in modo che quella perdita, qualora venisse, è compensata. E puoi farlo con 1.000 euro, con 100 euro, con 10 euro, con 1 euro, puoi farlo con tutto. L'importante è che inizi a ragionare trasversalmente, non solo investimenti uguale ricchezza, no, investimenti uguale moltiplicazione di soldi che ti sei già guadagnato. Se non hai soldi da mettere agli investimenti, rimani povero. È così. Quindi il tuo punto, il tuo focus deve essere non diventare ricco con gli investimenti, ma diventare ricco con ciò su cui hai controllo, che è il tuo reddito. Anche se sei dipendente, devi chiederti come posso aumentare il mio reddito, cioè come posso contrattare uno stipendio maggiore col mio datore di lavoro, che cosa devo produrre per avere quello stipendio maggiore. Se sei un libero professionista, se sei una partita IVA, se sei un'azienda, qualsiasi cosa, ovviamente è inutile che te lo dica io, sai già come fare l'imprenditore e devi focalizzarti lì. Ecco quindi il codice sorgente del denaro. Chi ha reddito ed è ben diversificato non teme che la bolla esploda. Punto. La userà a suo vantaggio. E se ti stessi chiedendo come proteggere il tuo capitale, ho fatto questo video qua che mostra appunto come proteggere il proprio capitale durante un reset monetario e di qua invece ti mostro la mia disavventura con una banca che mi ha congelato i fondi e l'importanza di non tenere tutto in denaro ma avere appunto investimenti. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.